Ciao Fatine, ciao Fatini, bentornati nuovamente in mio nuovo video. La scorsa volta, il video scorso, abbiamo ammirato la bellezza dei modelli della mia boutique. Oggi facciamo un passo in più. Abbiamo ammirato insieme tutti i modelli maschili, ma oggi facciamo un passo in avanti. Spesso mi chiedi, sì, è bellissimo, ma mi starà bene? Ecco perché oggi sfoglieremo insieme la rivista con un occhio diverso, quello della consulenza d'immagine applicata alla sartoria. Iniziamo subito con l'analisi del modello della mia boutique modello 01. Abbiamo detto che la difficoltà è medio-alta, infatti ha 3 stelline di difficoltà. Per quanto riguarda la body shape, chi lo valorizza di più? Grazie alla sua struttura industrial chic, questo Spencer è versatile ma predilige alcune forme. La forma clessidra è a rettangolo, infatti la sagomatura in vita enfatizza il punto vita naturale di queste fisicità, creando proporzioni pulite e bilanciate. Che chi ha il triangolo invertito, sebbene la spalla sia strutturata, la linea pulita e la mancanza di chiusura non allargano visivamente il torace, mentre l'assenza di orlo basso sui fianchi non appesantisce la parte inferiore. Ma ti starà bene anche se hai una forma a triangolo. È ottimo perché la spalla strutturata bilancia visivamente i fianchi, quindi portando l'attenzione sulla parte superiore del corpo e sul collo, specialmente se abbinate a un top drappeggiato come in foto. Adesso andiamo ad esaminare la canotta modello 02. La difficoltà è media, infatti ha 2 stelline, le taglie sono dalla 42 alla 48. Chi lo valorizza di più? Sicuramente il rettangolo perché aggiunge curve e morbidezza, ha una figura lineare grazie al movimento del drappeggio sul seno. Il triangolo invertito, lo scollo infatti morbide e le bretelle sottili aiutano a smussare otticamente le spalle importanti, attirando l'attenzione sul centro del décolleté. Sarà bene anche un fisico a clessidra perché segue perfettamente la silhouette senza nasconderla, specialmente se infilata dentro un pantalone a vita alta. È un progetto perfetto per chi vuole iniziare a sperimentare con tessuti scivolosi e tagli non convenzionali. Analisi del pantalone Harem modello 03, difficoltà medio-alta a 3 stelline. Perfetto per la forma a triangolo invertito perché bilancia le spalle dando volume ai fianchi, ma anche per la clessidra che vuole enfatizzare il punto vita. Attenzione per la forma a triangolo pera. Il volume infatti eccessivo sui fianchi e il polsino alla caviglia potrebbero risultare accorcianti, a meno che non indossati con un tacco alto come suggerito nella foto. Ed eccoci al body modello 04, difficoltà media e a 3 stelline di difficoltà. È il migliore amico della forma a triangolo, cioè della pera. Le maniche a sbuffo, così voluminose, riequilibrano perfettamente i fianchi più larghi delle spalle. Perfetto anche per il rettangolo, a cui regala una silhouette più mossa. Minigonna modello 05, difficoltà medio-basso, infatti ha 2 stelline di difficoltà, la linea rimane svasata e questa valorizza quasi tutte le fisicità. Sulla clessidra sottolinea le gambe, mentre sul triangolo invertito aiuta a dare un minimo di volume alla parte inferiore, quindi bilanciando il busto. Il consiglio di stilo che ti voglio dare è che questo outfit gioca sul volume nella parte del sopra e la lucentezza nella parte del sotto. Se decidi di realizzarli, ricorda che il body è un pezzo incredibilmente versatile. Puoi usarlo anche con un paio di jeans palazzo per rendere il look più quotidiano ma comunque ricercato. Analizziamo anche la moda maschile. Iniziamo con il frac, che è il modello 06, difficoltà molto alta come abbiamo già visto. Il massimo della scala non è solo un progetto di cucito, è una sfida. Come ho detto nell'altro video di ingegneria sartoriale. Per quanto riguarda il body shape, lo valorizzerà il fisico atletico, quindi è il modello ideale, i revers a lancia enfatizzano le spalle e la costruzione sagomata, mette in risalto il punto vita e il bacino asciutto. Un fisico longilineo, il volume infatti delle code e la stratificazione, infatti spesso viene indossato con il gilet, aggiungono la giusta dose di presenza e struttura a chi è molto magro.
Per le fisicità più robuste è fondamentale che la linea del davanti sia calibrata perfettamente per non creare tensioni sulla chiusura, anche se il frac nasce per essere portato aperto. Esaminiamo il gilet modello 7, un capo fondamentale per l'eleganza maschile che richiede una precisione millimetrica. Difficoltà media a 2 stelline abbiamo visto, e a chi starà meglio al fisico a trapezio perché esalta la naturale sproporzione positiva tra le spalle e la vita. La martingala, infatti, sulla parte del dietro permette di pennellare il capo sulla schiena. Inoltre al fisico ovale, lo scolla V profondo allunga otticamente il busto. In questo caso è fondamentale che il gilet non sia troppo stretto sui fianchi per evitare l'apertura dei bottoni, effetto tiro. Oppure starà bene all'uomo longilineo perché il tessuto damascato o operato aggiunge consistenza al torace, dando un aspetto più robusto e strutturato. Il consiglio sartoriale: un vero gilet sartoriale si riconosce dai filetti dei taschini. Se sei alle prime armi, eserciti su un pezzo di scarto dello stesso tessuto. Il damascato può nascondere i punti, ma spessore può rendere difficile la precisione degli angoli. Pantalone modello 08, il pilastro che sostiene l'intero look. Abbiamo visto che la difficoltà è medio-alta, infatti ha 3 stelline di difficoltà. Starà bene a un fisico bilanciato, quindi a trapezio, perché ne esalta le proporzioni senza sforzo. Un uomo non molto alto, perché la stiratura centrale e la linea affusolata creano una linea verticale continua che allunga otticamente le gambe. Anche ad un fisico atletico, perché la costruzione classica offre lo spazio necessario per cosce muscolose, pur stringendosi con eleganza verso la caviglia. Il tocco finale ricorda che in un pantalone di questo tipo la stiratura finale è parte integrante della confezione. Una piega centrale ben netta trasforma un semplice pantalone in un capo di alta sartoria. Giacca modello 09, difficoltà alta, 4 stelline, taglia dalla 48 alla 54. Chi lo valorizzerà di più? Il fisico atletico. Il modello slim monopetto esalta la larghezza delle spalle e la vita stretta senza creare l'effetto scatola. All'uomo longilineo, il colore più profondo e i revers ben proporzionati danno sostanza alla figura senza sopraffarla. Ad un fisico a rettangolo, i tagli dei fianchini e la posizione dei bottoni aiutano a creare otticamente una silhouette più sagomata e meno piatta. Pantalone modello 10, anche in questo caso la difficoltà è alta, infatti ha 4 stelline. Chi lo valorizzerà di più? Il fisico longilineo, il risvolto infatti nel fondo e la linea asciutta aggiungono carattere a chi ha gambe sottili. Il fisico bilanciato, quindi a trapezio, la pulizia della parte frontale, grazie alla chiusura laterale, mette in risalto un addome tonico e una postura corretta. Per quanto riguarda l'uomo moderno business, è il taglio perfetto per chi cerca un look ordinato e molto attuale, come suggerisce appunto la didascalia. Ideale per essere indossato con camicie sartoriali inserite all'interno. Un ultimo consiglio di stile: questo pantalone è un emblema del meno e meglio. La chiusura laterale lo rende quasi un pezzo di design. Se lo realizzi in un tessuto con una micro fantasia, come ad esempio lo spigato, diventerà il protagonista del look anche senza la giacca coordinata. Camicia da uomo numero 11, difficoltà media 3 stelline. La costruzione sagomata dietro valorizza molto il fisico atletico, evitando l'eccesso di tessuto in vita. Per la fisicità più ovali si può eliminare la sagomatura posteriore per dare più agio al movimento. E adesso continuiamo con la moda femminile, con il bomber modello 12, difficoltà alta, 4 stelline. Verrà valorizzato dal rettangolo perché è il modello perfetto, aggiunge volume esattamente dove serve, per esempio nelle spalle e nei fianchi, e stringe in vita, creando quindi otticamente delle curve che la figura non ha naturalmente. Starà bene anche a chi ha un triangolo invertito,
nonostante la spalla scesa, il volume importante al fondo aiuta a bilanciare la larghezza delle spalle, creando quindi una figura più proporzionata. La clessidra valorizza molto il punto vita, ma attenzione a non esagerare con la pesantezza del tessuto, per non nascondere troppo la silhouette naturale. Pantalone modello 13, difficoltà alta, 4 stelline, starà bene al triangolo invertito, infatti è il suo migliore alleato. Il volume esagerato delle gambe infatti bilancia perfettamente le spalle larghe, creando una figura a clessidra artificiale. Rettangolo. Le pieghe e il volume harem regalano forme e movimento a una silhouette dritta. Clessidra valorizza molto la vita stretta, ma attenzione, l'ampiezza della gamba non deve nascondere troppo la proporzione naturale. Indossalo rigorosamente con i tacchi, come suggerito in foto, per non accorciare la figura. Short modello 14, difficoltà media a 3 stelline. Chi lo valorizzerà di più? Il triangolo invertito. La linea svasata e il volume delle gambe aiutano a riequilibrare le spalle larghe, creando un'armonia visiva perfetta. Al rettangolo, il volume creato dalle pieghe e la vita segnata, a clessidra valorizza molto le gambe e il punto vita, ma è fondamentale che la taglia sia perfetta per evitare che il volume frontale delle pieghe si apra eccessivamente. Il consiglio sartolare che ti voglio dare è che per un risultato da boutique abbina questi short a una camicia con il fiocco come quella che poi vediamo adesso o un top di raso. Il contrasto tra la ruvidità del denim e la delicatezza del pizzo o della seta è ciò che rende questo look veramente ricercato. Camicia col fiocco, la mia preferita, il modello 15, difficoltà media, 3 stelline. Rettangolo, il movimento creato dalle arricciature delle maniche e dal collo aggiunge morbidezza e materia a un busto lineare. Ma starà bene anche un fisico a clessidra, perché funziona bene se infilata dentro i pantaloni o gli short, come il modello numero 14, per segnare il punto vita e non nascondere le proporzioni. Canotta bustier numero 16, difficoltà alta a 4 stelline. A chi lo valorizzerà di più? È al rettangolo, è un capo magnetico per questa forma, infatti crea un senso dove non c'è. Stringe la vita e aggiunge volume ai fianchi grazie alla baschina. A clessidra perché esalta le proporzioni naturali in modo spettacolare, sottolineando il contrasto vita-fianchi, ma starà bene anche a chi ha un triangolo invertito. Lo scollo a V e le bretelle sottili infatti aiutano a verticalizzare il busto, mentre la baschina aggiunge il volume necessario per bilanciare le spalle. Gonna numero 17 della serie Urban Chic, un capo di grande impatto visivo ispirato alle atmosfere iconiche del mondo della moda. Difficoltà media, body shape, triangolo invertito, perfetta per bilanciare le spalle larghe grazie all'importante volume creato dalla ruota e dalla balza nella parte inferiore del corpo, fianchi più larghi delle spalle, perché la sua ampiezza maschera i fianchi e sposta l'attenzione sulla vita stretta. A rettangolo la cintura rimessa evidenzia il punto vita, mentre l'ampiezza della gonna crea otticamente la curva dei fianchi. Ma anche a clessidra, perché esalta la silhouette classica, specialmente se abbinata ad un body o un top molto aderente e che crei un contrasto netto con il volume della gonna. Giacca monopetto numero 18, difficoltà alta, ideali per il fisico a rettangolo, perché i revers all'ancia e la struttura delle spalle aiutano a creare otticamente quella silhouette. A clessidra, che a volte manca a chi ha un busto
più dritto. Al rettangolo, il doppio petto e i revers a lancia aggiungono volume al torace, mentre la sciancratura crea otticamente la curva della vita. Ma anche a triangolo, quindi triangolo pera, le spalle strutturate e i revers importanti bilanciano perfettamente i fianchi larghi. Ma starà bene anche la clessidra, perché la linea sciancrata segue le curve naturali, sottolineando il punto vita senza costringere. L'abito modello 19, un capo della serie Urban Chic, difficoltà media a 3 stelline. A chi starà bene? Al rettangolo, il taglio in vita e il volume creato dalle pieghe della gonna aiutano a definire una silhouette più sinuosa. Alla clessidra, perché valorizza perfettamente la proporzione tra il busto e bacino, grazie alla sciancratura naturale del modello. Ma anche ovale, quindi a mela, grazie alla linea scivolata della gonna e al taglio al punto vita. Questo può aiutare a camuffare la zona addominale, specialmente se realizzato in tessuti con una buona caduta come il cadì. Consiglio di stile. Questo abito è perfetto per contesti creativi e giornalistici, offrendo un equilibrio tra comfort e forte personalità cromatica. Per completare un look urban chic, abbinalo accessori metallici come orecchini a cerchio dorati, come suggerito dalla rivista. Blusa modello 20, un elemento essenziale della sezione Urban Chic. Difficoltà 2 stelline, chi lo valorizza di più il triangolo, quindi a pera, il colore chiaro e la texture delle pizzo attirano l'attenzione alla parte superiore del corpo, bilanciando visivamente i fianchi. Starà bene anche la clessidra. La linea sciancrata con pens evidenzia infatti la silhouette naturale in modo raffinato. Starà bene anche a un fisico minuto, perché il taglio aderente e il collo alto aiutano a slanciare la figura, specialmente se abbinato a una gonna a vita alta. Andiamo a esaminare la gonna numero 21 a 2 stelline di difficoltà. Va soprattutto bene al fisico a clessidra. Questa gonna è un sogno per la forma clessidra, sia standard che morbida. Perché? Perché la struttura della gonna, con la sua vita alta e la sua baschina sagomata rimessa, sottolinea il punto vita, che è il punto di forza principale della clessidra. Le pieghe profonde si aprono dolcemente dai fianchi, seguendo le curve naturali senza costringerle. Scendono fluide fino alla caviglia. Crea infatti una linea ad A che esalta le proporzioni tra spalle e fianchi, mantenendo la centralità sulla vita. Per chi ha un fisico a triangolo pera, questo modello è un alleato prezioso, perché chi ha una forma a pera spesso cerca di non enfatizzare eccessivamente i fianchi. Le pieghe infatti di questa gonna sono strategicamente profonde ma non arricciate in vito, quindi partono piatte dalla baschina e si aprono in basso, mascherando dolcemente la prominenza dei fianchi e delle cosce senza aggiungere volume superfluo dove non serve. La linea ad A allontana infatti la tensione dalla zona dei fianchi, portandola verso la vita e la parte inferiore delle gambe, riequilibrando la figura. Starà bene anche la silhouette a rettangolo. Può trarre grande beneficio da questo cartamodello, ma con un accorgimento nello styling, perché funziona. Chi ha una forma a rettangolo spesso desidera creare otticamente delle curve che la silhouette naturale non ha. Questa gonna, grazie al volume delle pieghe e la linea ampia, aggiunge volume sui fianchi. Abbinandola a un top aderente, come suggerito dalla rivista, o meglio ancora un top con un po' di volume sulle spalle, una manica a sbuffo leggera, ad esempio, si crea l'illusione ottica di una vita più stretta e di curve più pronunciate. Per quanto riguarda il triangolo invertito, quindi a mela con spalle larghe e busto importante, bisogna fare attenzione perché questa gonna aggiunge volume nella parte inferiore del corpo, quindi se abbinata ad un top troppo voluminoso o con scollature orizzontali come lo scollo a barchetta, potrebbe appesantire ulteriormente la figura facendola sembrare le spalle ancora più larghe per contrasto. Jumpsuit.
silhouette, modello 22, difficoltà bassa, una stellina. Questa linea aderente sopra e a palazzo sotto è un sogno per la forma a clessidra. Infatti la schiena scoperta aggiunge quel tocco di verticalità che slancia tantissimo. Magicamente esalta la vita e proporzioni tra spalle e fianchi. Andrà bene anche per un fisico a rettangolo. Il contrasto tra il top e il pantalone e palazzo aiuta a creare otticamente delle curve più morbide. Ma anche il triangolo invertito, perché lo scollo sposta la tensione verso il centro del busto, mentre il volume inferiore bilancia le spalle larghe. Sahariana numero 23, difficoltà alta, 4 stelline. Chi lo realizza di più? Sicuramente il rettangolo, perché la cintura e le tasche aggiungono struttura e creano visivamente le curve mancanti. A triangolo, a pera, e le spalline e le tasche superiori portano volume sul busto, bilanciando quindi la figura. Blusa a portafoglio è la numero 24, difficoltà 3 stelline. Starà bene alla clessidra perché la culisse in vita mette in risalto il punto di forza naturale di questa figura, quindi la vita. Ma starà bene anche il triangolo invertito perché lo scollo a V e la morbidezza del busto aiutano a rendere meno rigida la linea delle spalle. Camicia modello 25, una tunica fluida e versatile, ideale per un look casual, elegante in contesti urbani. Difficoltà media 3 stelline. Un vero jolly per il fisico a mela o ovale, la linea infatti fluida scivola sul punto vita senza segnare, mentre lo scollo a polo allunga il collo. Pantalone modello 26, difficoltà media a 3 stelline. Starà bene al triangolo invertito poiché le tasche applicate e la linea fluida aggiungono la giusta dose di volume sulla parte inferiore del corpo, quindi bilanciando le spalle. Pantalone svasato modello 27. Se hai un fisico a triangolo, questo è il tuo modello. La svasatura al fondo bilancia perfettamente la larghezza dei fianchi, creando un'armonia visiva immediata. Spolverino modello 28, difficoltà alta, la forma a uovo è strategica per chi ha morbidezza sull'addome. Regala infatti una struttura architettonica elegante senza mai stringere. Valorizzerà il fisica ovale, cioè a mela, che è il suo modello ideale perché la linea a uovo nasconde dolcemente l'addome senza stringere, mentre lo scollo a V allunga il busto. A triangolo, quindi a pera, il volume ai fianchi è generoso, quindi non segna. Le spalle ben definite bilanciano la figura. A clessidra curvi funziona bene, ma per non perdere il punto vita l'ideale è indossarlo aperto sopra un outfit monocromatico e aderente. Pantalone modello 29, il compagno perfetto per lo spolverino che abbiamo appena visto. La difficoltà è media 3 stelline, starà bene al fisico a triangolo a pera, la svasatura al fondo infatti compensa visivamente la larghezza dei fianchi armonizzando la silhouette. A ovale, se abbinato a un top fluido e lo spolverino numero 28, crea una linea verticale che slancia molto. E infine a clessidra. Segue le curve naturali e le bilancia perfettamente grazie alla gamba ampia. Abito modello 30, difficoltà media a 3 stelline. Meraviglioso perché ha un seno generoso. La stondatura a cuore e i fianchi sagomati contengono e valorizzano il décolleté in modo molto raffinato. Starà soprattutto bene alla clessidra curvy, una scollatura a cuore e i fianchini sagomati infatti esaltano perfettamente le proporzioni naturali del corpo. A triangolo invertito, le maniche a mezza ruota e la svasatura al fondo aiutano a bilanciare la figura, creando un volume armonioso. E poi a rettangolo. La costruzione sartoriale del busto aiuta a definire otticamente il punto vita, dando più movimento alla silhouette. Un consiglio di tocco di stile. Questo abito è ideale per contesti minimal chic. Per un look impeccabile, la rivista consiglia di abbinare ad accessori neutri come il décolleté di Sergio Rossi mostrati nel servizio. Blusa asimmetrica numero 31, un capo dal design architettonico e dinamico, ideale per un look contemporaneo. La difficoltà è bassa. Starà sicuramente bene a un fisico a mela perché non mette in evidenza la vita e le forme del bacino.
La gonna a tubino è la numero 32, un classico intramontabile rivisitato per garantire massimo comfort e vestibilità. È il classico per eccellenza, tra l'altro il mio preferito. Difficoltà è bassa, infatti abbiamo una stellina di difficoltà. Starà bene soprattutto al fisico a clessidra, infatti questo modello è ideale per questa silhouette perché segue e celebra le curve naturali di fianchi e bacino, mantenendo l'enfasi sulla vita alta, ma andrà bene anche per il fisico a triangolo opera. La linea aderente e la vita alta sostengono la zona del ventre e valorizzano la proporzione tra vita e fianchi. Il fisico a rettangolo, per chi ha una figura più dritta, questa gonna aiuta a costruire otticamente una silhouette più femminile, specialmente se abbinata a bluse morbide rimboccate all'interno per creare lo stacco del punto vita. Body shape della blusa numero 33 a 3 stellini di difficoltà. Rivela un capo estremamente versatile, studiato per accarezzare la figura senza costringerla. Ideale al fisico a mela, è un modello ideale per questa silhouette perché la linea morbida e il tessuto fluido scivolano dolcemente sull'addome senza segnare il punto vita. Lo scollo a V creato dall'apertura a polo aiuta a verticalizzare e slanciare il busto. Triangolo invertito. Le maniche a 3/4 e la linea scivolata aiutano a non enfatizzare eccessivamente la larghezza delle spalle, portando l'attenzione verso il basso e verso i polsi. A rettangolo. Su questa figura la blusa aggiunge morbidezza e un tocco di femminilità se indossata leggermente rimboccata e sblusata all'interno di una gonna a tubino, come il modello 32, e può aiutare a creare otticamente l'illusione di una vita più definita. Body shape della jumpsuit numero 34 a 4 stelline di difficoltà. Un capo straordinario per la sua capacità di armonizzare diverse figure, rendendola un pezzo chiave per la consulenza d'immagine. La clessidra è la forma che trae più beneficio da questo modello perché il corpino incrociato a V e la cintura a nastro in vita mettono in risalto le proporzioni naturali tra il busto e i fianchi, celebrando le curve in modo sofisticato. Fisico a mela. Lo scollo a V profondo è un potente alleato perché crea una linea verticale che allunga visivamente il busto e slancia l'intera figura. La vita alta, definita dal nastro, aiuta a ridisegnare otticamente il punto vita. Fisico a rettangolo, questa silhouette beneficia della struttura costruita del modello. Le maniche in organza leggermente a sbuffo aggiungono il volume necessario sulle spalle per creare un contrasto con la vita, simulando una forma più sinuosa. Terminiamo con il body shape della casacca numero 35 a 3 stelline di difficoltà. È un capo estremamente strategico, studiato per offrire comfort e stile attraverso linee pulite e tagli intelligenti. Starà bene al triangolo invertito, è il modello ideale per chi ha le spalle più larghe dei fianchi, perché la manica raglan, che elimina la cucitura orizzontale sulla spalla, ha l'effetto magico di tagliare visivamente la linea superiore del corpo, rendendo le spalle più dolci e meno imponenti. Il fisico a mela. La linea scivolata e il fondo leggermente asimmetrico, più lungo dietro, accarezza l'addome senza mai segnarlo, mentre lo scollo a V aiuta a verticalizzare la figura portando l'attenzione verso il viso. Inoltre anche il fisico a rettangolo. Su una figura dritta il tessuto fluido come la tela grigio pietra utilizzata crea un movimento naturale che ammorbidisce la silhouette senza bisogno di segnare forzatamente la vita. Abbiamo visto come ogni pagina di questo numero della mia boutique nasconda il segreto per valorizzare la nostra bellezza naturale. La cosa meravigliosa della sartoria è proprio questa: non siamo noi a doverci adattare ad un abito, ma è l'abito che nasce per celebrare le nostre forme. Spero che questa carrellata di modelli vi abbia portato a guardare il vostro prossimo progetto con occhi nuovi. E ricorda, conoscere la propria body shape non serve a darci dei limiti, ma a darci la libertà di scegliere quello che ci fa sentire più sicure di noi stessi. Fammi sapere nei commenti se ti piacerebbe un approfondimento più tecnico e psicologico su come trasformare il tuo rapporto con lo specchio. Sto preparando qualcosa di speciale per te.
E tu, in quali di queste silhouette ti sei riconosciuta di più? C'è un modello che ti ha fatto dire sì, questo è proprio il mio? Scrivimelo nei commenti, sarò felice di darti qualche consiglio tecnico in più e di aiutarti a scegliere il tessuto perfetto per la tua creazione. Non dimenticare di iscriverti per non perdere i propri passaggi tecnici e ne vedremo veramente delle belle. Buona sartoria a tutte e ricorda, cucire con il cuore perché ogni punto è un gesto d'amore per noi stessi. Al prossimo video, ciao!